Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e condividete il nostro contenuto. Grazie di cuore. Oggi il mondo dello spettacolo è rimasto senza fiato per una confessione che nessuno si aspettava. Bara Arduc ha finalmente rotto il silenzio sulla sua vita privata. E lo ha fatto in diretta televisiva, davanti alle telecamere e a un pubblico che lo ascoltava sospeso su ogni parola. Per anni ha tenuto al riparo i suoi sentimenti, mostrando al pubblico solo ciò che era necessario, ma questa volta ha scelto di aprire il suo cuore. Durante un talk show molto seguito, con un tono che tradiva una sincera vulnerabilità, Bara ha lasciato cadere la frase che ha gelato lo studio e acceso i social. La persona che ho amato. In realtà non era quella che tutti pensavate. Ho capito molto tardi chi fosse davvero il mio amore. Quelle parole hanno scatenato un brusio immediato, ma è stato il seguito a trasformare il brusio in un silenzio teso. Il conduttore, incredulo e attento, ha chiesto piano: "Stai parlando di Elçin Sangu?" Bara ha alzato gli occhi, un mezzo sorriso timido, e ha risposto: "Sì, proprio lei." Lo studio si è fermato in un istante. In quel momento non contavano più luci, scenografia o tempi televisivi. Contava la verità che stava uscendo a fatica, come se avesse aspettato anni per trovare la strada. Bara ha continuato con voce bassa ma ferma: "Me ne sono reso conto anni dopo. A volte arrivi tardi da qualcuno, ma il cuore non lo dimentica. Elçin non è mai scomparsa dal mio cuore." Parole semplici, eppure cariche di tutto il peso del tempo, della distanza, delle scelte che portano strade diverse a sfiorarsi senza incontrarsi davvero. Per chi li ha amati sullo schermo, il rimando è stato immediato. Bara Arduc ed Elçin Sangu sono diventati un fenomeno pop tra il 2015 e il 2017 grazie a Kiral Kask, dove hanno dato vita a Defne e Omer, una coppia che ha fatto innamorare mezzo mondo. L'intesa dei due attori è stata più di una chimica scenica. Era un'alchimia che attraversava lo schermo, che accendeva speranze e alimentava voci. Per lungo tempo si è sussurrato che tra loro ci fosse qualcosa anche lontano dai riflettori. Né l'uno né l'altra, però, hanno mai confermato o smentito con decisione. "Siamo solo buoni amici", dicevano allora, lasciando che l'immaginazione del pubblico colmasse i vuoti. Ora, con quella confessione, molti hanno ricominciato a raccontare vecchie storie come se avessero trovato un finale rimasto in sospeso. Allora era tutto vero, hanno scritto in tanti, condividendo clip di scene iconiche e foto di backstage. Secondo persone vicine a entrambi, dopo la fine della serie hanno scelto di concentrarsi sui rispettivi progetti, proteggendo ciò che c'era stato e provando a custodirne la parte migliore in un'amicizia discreta. Ma le parole di Bara hanno riportato il nome di Elçin al centro della conversazione, come una melodia che torna inaspettata e familiare. Sui social, nel giro di pochi minuti, Cancelletto Bara Arduc è balzato in tendenza, e insieme a lui migliaia di messaggi di fan entusiasti o commossi. Defne e Omer sono reali. Una dichiarazione dopo tutti questi anni. Chissà cosa dirà Elçin Sangu si leggeva ovunque. Tra chi sperava in un ritorno di fiamma e chi si limitava ad apprezzare il coraggio di mettere a nudo i sentimenti. I commenti riportavano ricordi, primi poster, prime maratone della serie, canzoni che accompagnavano quegli anni. C'era in quell'onda un'archeologia di emozioni condivise, come se ciascuno avesse conservato da qualche parte un frammento di Defne e Omer. E Elçin? Dalla sua cerchia più stretta è filtrato poco, ma abbastanza per far capire il suo stato d'animo. Chi le è vicino ha parlato di sorpresa e di tenerezza, di una reazione composta e matura. "Ci sono stati momenti bellissimi e voglio ricordarli con affetto", avrebbe confidato, ringraziando in privato chi le ha mandato un messaggio affettuoso dopo l'onda d'urto mediatica. È una frase semplice, ma in quelle parole molti hanno letto una carezza al passato e un rispetto intatto per ciò che è stato. La trasmissione si è chiusa con un'ultima riflessione di Bara, che non ha provato a nascondersi dietro l'ironia o a dissolvere tutto con una battuta. "A volte ti leghi a qualcuno e la vita ti spinge su strade diverse. Forse non abbiamo mai trovato il momento giusto, ma l'ho sempre rispettata e le ho sempre augurato il meglio." La platea ha applaudito, non con l'euforia di uno scoop, ma con la delicatezza dovuta a una confessione vera, finalmente pronunciata. Da quel momento, le redazioni si sono mosse in fretta. Il racconto di quell'amore confessato tardi ha occupato pagine e pagine, eppure gli stessi giornali hanno dovuto ammettere che non c'era nulla di artificiale in quelle frasi. Per anni Bara aveva preferito il silenzio,
proteggendo la sua intimità con cura. Oggi, guardandosi indietro, ha riconosciuto ciò che il tempo gli aveva spiegato con pazienza. All'epoca non capivo fino in fondo quello che provavo. A volte ti accorgi del valore di qualcuno solo dopo averlo perso di vista. Ho capito l'amore vero, anche se in ritardo. E il mio cuore non l'ha mai lasciata andare. La sua voce, appena incrinata, ha detto abbastanza. È evidente a tutti che il legame tra i due sia nato come nascono le cose più autentiche, da una vicinanza quotidiana, da ore di set condivise, dalla fiducia che si costruisce in silenzio quando ti ritrovi a sostenere l'altro in una scena difficile o in una giornata storta. Sul set di Kiral Kask, quell'intesa ha preso forma, trasformandosi in una complicità che il pubblico ha percepito con naturalezza. Finita la serie, ognuno ha seguito la propria traiettoria, progetti diversi, luoghi diversi, priorità diverse. Eppure il loro nome ha continuato a comparire insieme ogni volta che si parlava di alchimie irripetibili. Nella seconda parte della trasmissione, incalzato da domande discrete, Bar non ha voluto spettacolarizzare il passato. Si è limitato a un sorriso velato e a poche parole piene. Il tempo giusto non sempre coincide con le persone giuste. Ma i sentimenti veri restano, si sedimentano. Elchin questo lo sa, e credo che lo abbia sempre saputo. Il conduttore ha chiesto, con la delicatezza di chi ha presente che le parole possono diventare taglienti, sa di questa tua confessione? Sì, ha detto Bar, lo sa. E penso che abbia capito. È bastato quello. Nel frattempo, amici e colleghi hanno preferito il basso profilo, evitando dichiarazioni roboanti. Alcuni, a microfoni spenti, hanno parlato di una storia di grande rispetto, di telefonate senza telecamere, di un affetto che non aveva bisogno di essere spiegato. Tra i fan, l'euforia ha lasciato presto spazio a una specie di nostalgia condivisa. Non era solo la speranza di rivederli insieme a un evento o in un nuovo progetto, era la consapevolezza che certe connessioni segnano e restano, anche quando la vita cambia. Sulle piattaforme, oltre a Cancelletto Barardus, sono comparsi Cancelletto Elchin Sangun e riferimenti all'epopea televisiva di Daphne e Homer, con montaggi che accostavano il presente e il passato, i sorrisi rubati e la serietà della confessione. Qualcuno ha scritto, non importa se torneranno insieme o no. Quello che conta è avere ascoltato la verità, senza filtri. Altri hanno chiesto una seconda occasione, un nuovo inizio, una pagina bianca. Le richieste si moltiplicavano, ma accanto a quella richiesta c'era un altro sentimento, più quieto, gratitudine. Gratitudine per un'onestà che oggi appare rara. La notizia ha rimbalzato anche all'estero, dovunque Kiral Kask sia stato amato. Pagine fan in tante lingue hanno ripreso le parole di Bar, traducendole e commentandole con la stessa emozione. È curioso come, a distanza di anni, un racconto nato finzione ritorni nella vita reale e la illumini dal basso, senza bisogno di clamori. Quasi come se Daphne e Homer avessero lasciato in eredità la lezione più semplice. Riconoscere quello che si prova non è debolezza, è il primo passo verso la pace con se stessi. Nelle ore successive, nuovi dettagli hanno preso forma. Chi conosce Elchin ha confermato che non ci saranno dichiarazioni roboanti, ha preferito il silenzio, che per lei è sempre stato una scelta di eleganza. È stata sorpresa, sì, ma anche toccata. E il suo desiderio è custodire i ricordi più belli, non trasformarli in rumore. Tra le righe c'era il ritratto di una donna che ha sempre preferito la sostanza alla scena. Oggi, mentre l'eco dell'intervista continua, c'è chi giura di averli visti parlare a lungo, lontano dai riflettori. Sono voci, ovviamente, e come tutte le voci hanno il profumo delle speranze. Ma le parole dette in quello studio bastano da sole. A volte non serve altro che dire a voce alta ciò che il cuore ha ripetuto in silenzio per anni. Per questo la storia ha toccato così tante persone, perché è una storia di tempi mancati e di rispetto, di ciò che si è stati e di ciò che, forse, potrebbe ancora essere. A chi gli ha chiesto se avesse rimpianti, Bar non ha cercato scorciatoie. I rimpianti hanno il vizio di farti guardare solo indietro. Io oggi voglio guardare avanti, portandomi dentro ciò che ho capito. Non c'è niente da cancellare. Se una cosa resta, è perché aveva un senso. Un modo pulito per dire che, al di là del clamore, l'importante è l'approdo, la verità riconosciuta. Nel frattempo, le clip dell'intervista hanno superato ogni previsione di visualizzazioni. Il volto del conduttore incredulo, la pausa prima del nome di Elchin, il sì pronunciato con semplicità, i sorrisi misurati, ogni dettaglio è stato analizzato, isolato, discusso.
C'è chi ha visto nel modo in cui ha abbassato lo sguardo la prova di un sentimento ancora vivo, chi ha letto nella fermezza della voce l'aver fatto pace con il passato. Ognuno ci ha visto ciò di cui aveva bisogno. Chi segue Bar da sempre sa quanto gli costi esporsi su ciò che conta davvero. Per questo la confessione ha avuto il sapore di un atto di coraggio non calcolato. E chi segue Elchin sa quanto lei sia attenta a proteggere il proprio perimetro emotivo. È anche per questo che le reazioni sono state così rispettose. Il pubblico non ha chiesto spettacolo, ha riconosciuto un gesto di sincerità. E adesso? Ora c'è l'attesa, piena di possibilità e silenzi. C'è un capitolo chiuso con cura, c'è la realtà che non sempre coincide con i desideri. C'è la certezza che, qualunque cosa accada, quel nome pronunciato in diretta continuerà a risuonare. Forse basterà per dare pace, forse aprirà un varco, forse resterà il segreto condiviso da due persone che si sono volute bene davvero. Ma la storia, comunque vada, ha già lasciato il segno. Così si è chiusa la puntata che ha fatto parlare l'intero paese. Le telecamere si sono spente, lo studio ha ripreso il suo brusio normale, e fuori, nella notte, le notifiche non smettevano di lampeggiare. Una dichiarazione arrivata tardi, ma mai così limpida. E una risposta, quella di Elchin, trattenuta ma piena di grazia. Forse è proprio questo che volevamo sentire, che alla fine dei titoli di coda, dietro ruoli e copioni, restano persone che provano, ricordano, custodiscono. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il nostro contenuto. A presto!